Era l'auto della famiglia, ma capace, in alcune versioni, di trasformarsi in purosangue da corsa. Con Cristiano Luzzago viaggiamo a bordo della Fiat 1100 TV Coupé Pininfarina. Amici appassionati di auto da collezione, oggi abbiamo qui un pregevole modello di casa Fiat. Si tratta della Fiat 1100 Coupé TV Pininfarina. Siamo nell'immediato dopoguerra, un momento nel quale la produzione automobilistica ha un forte sviluppo proprio dovuto al boom economico. Anche Fiat, come tutte le case automobilistiche nel periodo, sviluppa i modelli più popolari, fra cui appunto la 1100, che è stata sicuramente per decenni uno dei veicoli di punta della casa. La 1100 è quella che praticamente ha seguito la 508C, che a sua volta era l'erede della Balilla nell'anteguerra. Ma con la 1100, nonostante una meccanica ancora tradizionale, perché aveva una balestra anteriore e balestre posteriori, quindi un po' ancora arcaica, la Fiat si lancia su una produzione veramente di massa che è molto gradita al grande pubblico. Contemporaneamente produce anche una serie limitata di telai motorizzati che offre alle carrozzerie private, in questo caso Pininfarina. Parallelamente alla 1100, con soli 35-36 cavalli, la Fiat produce anche il modello turismo veloce, da qui la sigla TV, che da sempre evoca scenari sportivi per tutti gli amanti del marchio Fiat e che, a mia memoria, è l'unica casa automobilistica che ha utilizzato questo acronimo. E naturalmente Pininfarina decide di produrre, che verrà presentato al Salone del 53, questa splendida coupé che appunto è motorizzata con la versione più prestazionale, quindi con i 50 cavalli della turismo veloce. Pininfarina da sempre è noto per l'eleganza delle proprie linee e con la 1100 Coupé sicuramente ha fatto un capolavoro nella marca Fiat. Questa vettura, in virtù della configurazione due porte, è quindi più leggera della berlina, anche perché cofani e portiere sono in alluminio su una scocca in acciaio. Questa serie in particolare è la prima, la si distingue facilmente dall'1.8 posteriore. Infatti, a parte una decina di esemplari che furono una produzione limitata a livello di prototipo, poi la seconda serie, seguendo quei prototipi, ha un L1.8 molto più ampio, avvolgente, che riprende un po' la stessa linea che avevano anche le 1009 carrozzate appunto da Pininfarina e altre vetture appunto della marca. Il profilo posteriore di questo modello è particolarmente bello e filante. Si vede proprio una cura dell'aerodinamica oltre che dell'eleganza. Sul frontale, quello che la caratterizza molto invece è l'acronimo TV impresso su questa profilatura di alluminio al centro del radiatore, che colpisce e che fa capire immediatamente che si tratta di una fuoriserie. Un altro particolare curioso sono le bandierine che riportano sia il marchio Fiat che il marchio Pininfarina apposte sul cofano posteriore. Molto insolita l'apertura del cofano anteriore, che invece di essere col classico tirante come le altre 1100 ha questa maniglia rotante che lo sgancia. All'interno del vano vediamo il classico motore della 1100 a valvola in testa, però equipaggiato con un carburatore Weber da 36 e che, come abbiamo detto, ha 50 cavalli invece dei 36 della 1100 di serie. Pininfarina ha impiegato una grande cura in tutte le finiture della vettura, sia per quanto riguarda gli esterni sia per quanto riguarda gli interni. Il cruscotto è molto bello, sportivo ma elegante al tempo stesso, con tutti i pomoli e gli interruttori disposti in modo molto lineare e tanti particolari quali le maniglie alzavetro, apriporta, sono molto eleganti nella fattura. Una caratteristica interessante di questa vettura è la panchina
panchetta anteriore che, grazie al cambio al volante, quindi non il cambio a cloche, consente l'alloggiamento anche di 3 persone. Tuttavia, all'interno della panchetta è inserito anche un bracciolo che rende molto confortevole l'utilizzo anche quando si è in 2. Lo schienale di questa panchetta è anche ribaltabile e quindi si possono alloggiare anche 2 bambini sul retro. Una particolare raffinatezza di Pininfarina è l'apertura del baule posteriore, che invece di essere esterna è all'interno dell'abitacolo nella zona del lunotto. Il vano bagagli è molto ampio e capiente e il posizionamento della ruota di scorta è particolarmente confortevole, infatti essendo situato in alto su per i bagagli consente l'estrazione senza dover rimuovere niente dal bagagliaio.